Facciamo insieme queste cotolette di zucca in friggitrice ad aria. Con questa ricetta sono riuscita a far mangiare la zucca pure a Marco, che non la ama particolarmente. Per le cotolette di zucca io utilizzo la butternut perché già questa parte che è tutta polpa, non ci sono semi, ma vanno bene tutti i tipi di zucca. Quindi faccio 4 fette spesse circa 1,5 cm. Per tagliare la zucca ci vuole un po' di forza, sarebbe un lavoro da uomini, ma naturalmente quando serve Marco non c'è. Ce l'ho fatta. Dopo averla tagliata a fette togliamo la buccia. A questo punto sale e poi le metto una sopra l'altra, così si insaporiscono per bene da tutti e due i lati. Per la panatura, in una ciotola mi sono preparata della farina, in un'altra ciotola sbatto 2 uova con un pizzico di sale. Nella terza ciotola mi sono preparata del pangrattato, circa 150 grammi, che insaporisco con un paio di cucchiai di formaggio grattugiato e un pizzico di pepe. E do una bella mescolata. Prendiamo il cestello della friggitrice ad aria, mettiamo un foglio di carta forno sul fondo e paniamo le nostre fette di zucca. Quindi prima le passiamo nella farina, che si appiccica facilmente perché hanno rilasciato un pochettino d'acqua. La passiamo per bene su tutti i lati, anche sul bordo. Poi nell'uovo. In ultimo nel pangrattato. E la metto direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Faccio così con tutte le fette di zucca, quindi farina, uovo e pangrattato. Per farle ancora più croccanti potete fare una doppia panatura, quindi si passa la zucca nella farina, nell'uovo e nel pangrattato, poi ancora uovo e pangrattato. Prima di cuocere un po' d'olio, io per comodità utilizzo l'olio spray. Facciamo cuocere in friggitrice ad aria a 190 gradi per 20 minuti, girando a metà cottura. Dopo 10 minuti giriamole. Ancora un po' di olio spray e facciamo finire di cuocere. Ed eccole pronte! Le cotolette di zucca, naturalmente, si possono cuocere anche in forno a 200 gradi per una mezz'oretta. Io però vi consiglierei di raddoppiare la dose, visto che accendiamo il forno. Buonissime perché sono croccanti fuori, morbide dentro e veramente saporite, quindi provatele. Ciao!